Vediamo come realizzare un ciondolo con il sub D. Allora, innanzitutto importiamo l'immagine, quindi mi sono scaricato questa immagine che seleziono e nella scheda proprietà materiali la rendo semi-trasparente. La vado poi a mettere in scala più o meno, quindi vado sul pannello scala, clicco su questo punto, attivo l'orto, clicco su quest'altro punto, anzi da qui a qui, e per esempio imposto 300. Ovviamente le dimensioni sono assolutamente a piacere. Seleziono questa immagine e la vado a bloccare. Adesso devo creare quella che poi sarà la struttura interna delle maglie del sub D. Quindi fondamentalmente inizio a creare delle linee che vanno da questa parte superiore a questa parte bassa. Le linee però non vanno messe a casaccio, ma vanno messe in tutti i punti diciamo rilevanti della fotografia. Ad esempio qui che abbiamo la pinna superiore, io inizio a fare una linea così e un'altra linea così, poi continuo e mi posiziono qui, mi posiziono qui e mi posiziono qui. Poi qui creo una forma del genere e qui creo ancora una forma del genere, qui creo un'altra forma così e un'altra forma così. L'importante è andare a creare delle facce, diciamo tutte che sono più o meno, cioè nei limiti del possibile, devono essere quadrangolari, quindi qui ho evidenziato questa parte, qui evidenzio quest'altra parte, qui evidenzio quest'altra parte, poi attorno all'occhio ho una suddivisione così, magari questa la sposto leggermente più in qua, così serve sia l'occhio che la pinna inferiore. Poi con un'altra linea vado a creare una spezzata che passa per tutti questi punti. Non dobbiamo essere precisissimi quando facciamo queste linee perché comunque si tratta sempre di una forma organica e quindi ci sta che può essere leggermente, diciamo, meno preciso. Quindi faccio in modo che tutte le parti, diciamo, siano di forma quadrangolare. Qua per esempio se abbiamo qualche punto che è troppo distante, diciamo, dal disegno, posso inserire una linea aggiuntiva. Poi qui in corrispondenza degli occhi, io qua mi devo creare una forma che, diciamo, che passa ai lati degli occhi, però devo comunque prendere le linee
e creare comunque una sequenza che parte, che passa da parte a parte e nei limiti del possibile tutte le facce che vado a creare dovrebbero essere sempre quadrate. Quindi se per esempio avete una forma come ce l'avevo io nel mio caso, una forma triangolare e non è impossibile da correggere, cercatela di correggere perdendoci diciamo un po' di tempo. Questo qua lo vado a rifare, quindi vado qui. Quindi prima regola, cercare di fare sempre delle facce quadrangolari. Seconda regola è quella, diciamo, nel momento in cui viene inserito un segmento, non lasciarlo isolato, ma creare sempre una continuità tra le varie parti. Non importa se ci sono delle parti più larghe, delle parti più strette. L'ultima regola, la più importante di tutte, adesso devo andare a tagliare tutti questi elementi, quindi faccio suddividi questo, questo e tutti questi qui, rispetto a questi elementi centrali, quindi io devo ottenere dei singoli elementi. Seleziono tutto e vado ad esplodere e cerco di verificare che siano tutti segmenti separati, quindi segmenti composti da quattro facce, tutti quanti con linee separate. Una volta fatto questo, seleziono tutti questi elementi, vado nella sezione strumenti mesh e clicco qui, crea una mesh da 3 o più linee. Qua lascio tutti i dati così come sono di default e confermo per invio. Vado a vedere, diciamo, il mio oggetto e me lo ritrovo in questa maniera. Nel caso facendo questa operazione vi trovate qualche pezzo mancante, sicuramente è perché vi siete dimenticati di spezzare una delle linee che c'erano nel disegno. Quindi cancellate la mesh che avete creato e andate a esplodere il resto delle linee. Quindi nel momento in cui avrete ottenuto tutte linee divise, otterrete quindi una mesh che occupa interamente tutto questo spazio. Una volta fatta questa operazione, se seleziono la mesh, negli strumenti sub D ho questo elemento converti in sub D. Qua cancella input, se metto sì si cancella la mesh e resta soltanto il sub D. Confermo con invio e mi ritrovo praticamente qui il, il sub D. Ora prendo tutte le linee che avevo creato, le seleziono tutte con dei rettangoli e le vado a nascondere. Magari non le butto perché potrebbero comunque ancora servirmi. Ora questo qua è un sub D, quindi io cliccando su Shift e Ctrl vado a muovere gli elementi cercando nei limiti del possibile di seguire quanto più possibile la forma. Come dicevo, non è importantissimo essere precisi
in quanto diciamo si tratta di un disegno, diciamo, di una forma organica, quindi il fatto che possa non essere particolarmente preciso, diciamo, non ci dovrebbe creare più di tanto problemi. Quindi ricordatevi sempre che con Shift e Control si fa una selezione diciamo dei singoli elementi. Poi andiamo a stringere questo spazio muovendo diciamo questi punti, facendo in modo che questo quadrato diciamo stia quanto più possibile intorno all'occhio del nostro delfino. Ora selezioniamo questo elemento, afferriamolo per questa pallina e tiriamolo verso l'alto. Vediamo che si realizza un'estrusione. Ora seleziono l'oggetto dall'altro lato lo voglio fare speculare, lo potrei anche fare piatto, sarebbe ancora più semplice, però volevo farvi vedere il comando per fare lo specchio. Quindi se io voglio che la parte di sotto sia uguale alla parte di sopra, seleziono l'elemento, qui vado su rifletti oggetto sub D, traccio un asse di simmetria ed è molto importante che le frecce siano rivolte verso l'oggetto, non al contrario. Da qua potrei eventualmente capovolgerle, ma così stanno bene, cioè devono andare contro l'oggetto che è già presente. Premo invio e vedete che si è creata anche la parte inferiore. La vedete più scura perché è una parte collegata alla prima, quindi andando a modificare la prima parte si modifica anche quella là inferiore. Ora se seleziono diciamo questi lati e li tiro leggermente verso l'alto, posso per esempio diciamo fare la pancia del pesce un pochino più bombata al centro. Qui posso selezionare queste facce, le porto un po' più in basso per fare magari il muso più sottile. Faccio la stessa cosa con le zampette, quindi posso fare o una scala oppure cliccando su questi elementi e abbassando vado direttamente a creare diciamo un restringimento di queste parti. Poi ovviamente diciamo sono degli spostamenti fatti più o meno diciamo ad occhio per riuscire a ottenere più o meno la forma diciamo che abbiamo in mente.
Ora, per quanto riguarda l'occhio, che se vi ricordate capitava in questo punto qua, se io seleziono questo elemento e vado qui, cliccando su questo introduci bordi sub D, qua posso introdurre un offset, ad esempio 0,05. Se non mi piace annullo, facciamo 0,01. Proviamo, per non andare troppo a casaccio, andiamoci a misurare un attimo quant'è quest'area. Allora, quest'area è intorno ai 12 millimetri. Poi una volta fatto questo posso cliccare sempre con la pallina e ottenere un'estrusione, diciamo, di questa faccia. La posso leggermente stringere, magari se clicco qui, vado sul gumball e faccio allinea rispetto all'oggetto, le frecce si mettono allineate all'oggetto in modo tale che posso fare una sorta di restringimento più precisa. Ovviamente, trattandosi di una forma organica, diciamo, potete più o meno giocare come volete, tanto comunque non, diciamo, nessuno vi dirà niente. Ora diciamo che vogliamo aggiungere anche l'anellino. Un modo molto semplice per creare un anellino. Allora faccio un cerchietto, rimetto di nuovo il gumball come era prima, prendo questo cerchietto e lo ruoto di 90 gradi nello spazio, così. Poi prendo questo cerchietto e lo ruoto ancora nella posizione, diciamo, di come lo voglio inserire. Quindi diciamo che io per esempio voglio inserire questo cerchietto da qui a qui, quindi allineato a questa maglia qui. Quindi ora ho questi due cerchi che, volendo, potrei anche selezionare, schiacciarli leggermente per farli diventare due ellissi. Li avvicino un altro pochino e a questo punto, selezionando entrambi gli ellissi, posso andare su loft, quindi crea un oggetto loft e lui mi crea questa unione. Se attivo questo regola segmenti di forma, la forma segue meglio il cerchio, quindi senza questo elemento non lo segue. Qui dentro posso aggiungere i segmenti, però non conviene aggiungerne troppi, soprattutto io mi devo accertare ehm, che in questa parte qui vada a combaciare una faccia che poi eventualmente si deve unire, diciamo, si deve unire qui. E magari, se queste facce sono grandi, più o meno si adatteranno a questo tipo di faccia qui. Con questa divisione tra le forme andrei a inserire, diciamo, una forma qui dentro. Con questo otterrei questo tipo di risultato, ma non mi interessa. Quindi il settaggio che mi interessa è questo regola segmenti di forma, e qua abbiamo 4.
confermo con ok e ottengo questo risultato. Vado a nascondere i due ellissi che non mi servono più e adesso vado sull'offset sub D, quindi se ci fate caso il sub D ha tutti gli stessi comandi, cioè alcuni dei comandi di Rhino normale, quindi qua troviamo la rivoluzione, sweep un binario, sweep due binari, loft, questo multiplo sarebbe l'equivalente del comando tubolare, quindi molti dei comandi di Rhino sono presenti qui nel sub D. Quindi in questo caso io vado su offset, clicco sull'elemento, premo invio, lascio lo spazio all'interno, qua dentro lui mi chiede se voglio fare due lati, solido sì o solido no, e faccio una prova e vedo che uno era un pochino troppo piccolo, quindi ripeto e faccio distanza 6, quindi facciamo varie prove. Ok, possiamo fare ancora di più, quindi facciamo distanza 10, confermo, ottenendo questo elemento. Qui prendo il sub D che era composto dalla superficie e lo vado a nascondere. Poi faccio un doppio clic su questi lati e vado a rimuovere le pieghe ottenendo la parte tondeggiante e ancora doppio clic, rimuovo anche qui le pieghe ottenendo la parte tondeggiante. Ora prendo questo elemento e lo allontano, magari facendolo dalla pianta, lo allontano da qui leggermente, vado a selezionare questa faccia e la vado a cancellare, seleziono questa faccia e la vado a cancellare, faccio un triplo clic qui sopra, quindi vado a selezionare tutti questi elementi e con il gumball faccio una scalatura un pochino più stretta per fare in modo che queste parti si possano agganciare. Qui se vediamo che è leggermente non perpendicolare a questa cosa lo possiamo anche aggirare, però comunque trattandosi di una forma organica diciamo che ci sta il fatto che sia anche un po' impreciso. A questo punto vado su collega mesh, seleziono questo bordo, quest'altro bordo, nel caso in cui vi dovesse dire che le estremità devono avere un numero di bordi uguali, che cosa vuol dire? Se io vado a vedere qui abbiamo 1, 2, 3 e 4 facce, qui invece ne abbiamo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi qui abbiamo 6 facce e invece qui ne abbiamo 4, quindi dobbiamo diciamo in qualche modo dobbiamo fare in modo che queste facce diciamo aumentino. Quindi che cosa posso fare? Posso selezionare questi lati e posso cliccare qui l'inserimento di un taglio. Proviamo adesso se li accetta, quindi seleziono la prima serie e premo invio, seleziona la seconda serie e vediamo che avviene
l'unione. Qui possiamo decidere il numero di segmenti per decidere come far venire morbido questo elemento, però in questo caso lo voglio avvicinare un po' di più perché esteticamente non mi piaceva che era troppo lontano, quindi ancora con unisci, triplo clic, unione, tre segmenti vanno bene e confermo con ok. Clicco su questo elemento, vado qui e faccio una rotazione di 90 gradi. Se ora mi metto in modalità renderizzata, lo seleziono, vado nei materiali, creo un nuovo materiale come metallo, così soltanto per vedere diciamo l'effetto, vado su oro giallo, confermo con ok e quindi questo qua dovrebbe essere il risultato finale.